Ciao, ben ritrovate, ben ritrovati. Tiranno Matto qui su Tainted Grail, The Fall of Avalon con Liliana Baggiana. Dritto al sodo. Quinto episodio in cui, ci ritroviamo di fronte a questo lag de sangue, come quello dei AT, la A-T, la I e la L come lag de sangue. E adesso venga e ammazza the bot. Ecco, siamo qua. Perché siamo qua? Ho fatto un piccolo taglio, ho recuperato il diario che ci si era dimenticati da Eckhart, e il prossimo punto è incontrare Taranis alla statua dell'arpista. Il problema è che è nella prossima regione. Ho ancora un sacco di missioni da fare che vorrei fare con voi in questa serie di Liliana un pochino più matura. Ho fatto il livello 19. Potremmo fare un piccolo falò, aumentare di livello e parlare con Arturo. Allora, intanto cosa possiamo fare? Aumentiamo percezione per i danni critici, pragmatismo, spiritualità. Io continuerei con spiritualità forse, però anche robustezza. Un altro punto in robustezza che non fa malissimo per gli HP totali, considerato anche che... Dov'è? Cura. Possiamo prendere adesso un 5% in più di HP totali. E direi che per cura non dovremmo mettere altri punti, dovrebbe bastare così. Facciamo un riposino giusto per vedere cosa succede se facciamo un'oretta di riposino. Ci dovrebbe dare un buff. E parliamo con Artù. Cosa gli possiamo chiedere? Sai a cosa servivano i Cromlech, Artù? That's a question better suited for Merlin if he was still around. Ah, non è ancora in giro? His druids got drunk and danced naked in the moonlight. Sembra una bella attività, direi, Jin. Said that. Gave me an entire lecture about the delicate L'equilibrio di vitia e mortio. Sì. within nature. Intracciati nella natura, dobbiamo essere in contatto con le stelle, la terra, le cose, i corpi, la vita, la morte, sì, è vero. A place where it could be I Cromlech, luogo di potere. Oh. still. He never invited me to any of their celebrations. He always did hate when I was right. Quindi avevi ragione. Cosa sai degli araldi della nebbia? Ne abbiamo affrontato uno. Not much. I never encountered one myself, but I heard stories about them. Mist bearers, like most creatures on this island, emerged from the weirdness. They were always drawn to magic. The druids believed they fed on it in some way. Merlin forbade his apprentices from hunting them. Druids were too valuable to our war effort to be distracted by such Molto rischiosi, io immagino. to carry on Merlin's legacy should he fall. What became of them after the war, I do not know. Com'erano i corni del sud nella tua epoca, Re Artù? The horns of the south, the crown jewel of these lands. We had barely laid the foundations of Tintagel, Tintagel. and his men had already built a lighthouse, eager to guide our ships to them. He always had a competitive spirit. Seawall. Of course, it helped that he took every sailor from the homelands with him, along with a handful of knights, so they could learn from one another. And thus, the Keepers of the South were formed. I decreed that every sworn keeper would stand as an equal to a knight of the Round Table. I doubt Un grande onore. law, but I am glad to see the keepers grown. In my time, there was only a lighthouse and barracks. Conoscevi Seawall? Seawall. He was the first to set foot on Avalon, not me. He decided that if anything were to attack us in this strange land, he would shield me and take the first blow himself. I remember loyalty, a fierce, unwavering loyalty, to me and to Avalon. He must have been someone I trusted deeply. Perhaps as we move forward, more memories of him will come back to me. For now,
I only hope his loyalty wasn't in vain. C'è molta tristezza nelle sue parole e direi che questi 4 sussurri ci hanno dato un pochino più di contesto. Chissà come mai questo lago di sangue esiste e se è legato al fato di Seawall e di tutte le persone che hanno per anni sacrificato le loro vite per secoli nel nome dei custodi. Questa musica mette molta angoscia e tristezza al tempo stesso. C'è molto sangue, noi nuotiamo nel sangue senza ripercussioni. Ci sono delle persone annegate nel sangue. Chiaro. Ah, una rovina con un ingresso. Allora ci immergiamo giustamente all'interno di essa. Caverna di sangue. Evochiamo i nostri lupastri, magari, oh. Tutti e 4. Anzi, c'ho un'idea migliore. 4 lupi. E poi ci evochiamo un custode che ci va a togliere un botto di mana. Però va bene, lo teniamo lo stesso. Non è proprio il top switchare ogni volta, ma va bene così. Ci sta. È uno Scrolls-like, quindi ci sta. Brutto luogo. Mi ricorda molto Dark Souls 3. Com'è che si chiamavano? I Guardiani dell'Abisso? Gli eredi di Artorias. Mallory. Chi sei? Come ti permetti, prima di tutto? Siamo Liliania, non siamo mica la prima Bagiania. Mallory. I wandered in search of meaning until one night a very special dream came to me. In that dream, a beautiful, towering flower whispered to me, "You will find me if you want me in the garden." Nel giardino. I resolved to seek that place. This is what I found. From the rain to the gutter. Il giardino. I suppose it's what lies beyond those. Intanto abbiamo il nostro pettino che fa i rumori sotto e spezza un po' l'atmosfera. L'alleggerisce un po'. Presto sarà tutto deciso. Da chi e perché? Ah. Tutto sarà messo in moto. Però forza 10 o più, spiritualità. Parli come se ci fosse un piano più grande dietro tutto questo. Ah, non solo qui, ma in senso assoluto. Profondo. Uff. Solo oscurità. Cos'è successo qui di preciso? The slaughter has come to pass. A foul affair. Brutal beyond measure. Many lives reduced to one. Just me. All on my lonesome. Humans have a rather dreadful tendency to descend into madness. La discesa in follia. I resi in pazzia. Una gabbia fino all'ultimo. Quanti eravate? I grew tired of that long ago. We slaughtered one another until, after countless hours, I awoke from the frenzy, only to find there was nobody left to kill. Poor Alice and Edan. Chi erano? Alice? Edan? Those were the last two I killed. Those two I remember most clearly. Their bodies lie somewhere over there. It's staggering, isn't it?
How many good lives have been wasted in this wretched place? Parlaci del posto, dunque, sei così miserabile. I druidi, Druids created this place. la sala delle prove. Full of trials, as they sought to find a worthy pet for themselves. We all wanted to see the garden, to learn something from those cunning vermin. I doubt they expected such an outcome themselves. Perché non lasci questo posto? I cannot. I am bound to it for eternity, perhaps. We should finish our conversation. There's no point in dragging it out anymore. Immagino dovremmo affrontarlo. Try. Just try. I truly wish to leave this place for good. Sarà una grossa boss fight? O forse no? Abbiamo fatto un botto di danni. Vediamo cosa è in grado di fare. Ah. Allora, non è un super boss. Questo assolutamente. Ok, lo abbiamo esteso stecchito. Spada da parata, armatura a piastre, volto dell'ultimo uomo. Vediamo. No, però non ci serve assolutamente e non abbiamo le caratteristiche. Va bene. Sì, molto oscuro, molto tetro. I temi iniziano a diventare veramente impegnativi, in questi luoghi. Ha parlato di un giardino e i druidi. Vi ricordate cosa ho detto Artù prima? Merlino è un druido, quindi i maghi, i druidi sono la stessa cosa, sono coloro che entrano in contatto con il weird, lo padroneggiano e chissà cos'altro. Oh, ci sono degli spiriti. Che bel luogo, è questo il giardino? È pieno di weird. Pieno di erbe, tutto molto druidico. Siamo arrivate a casa. Il nostro sereno luogo di crescita. E miniamo, sprecando tutto il nostro vigorio, che non potremmo usare nelle camere da letto druidiche durante i baccanali. E va bene. Tanto se sono ridotti tutti come lui, i druidi. Anche se forse non era un druido. Non lo ha specificato. Ha parlato dei druidi come soggetti esterni, non si è identificato come un druido. Un passaggio sotto. Però attenzione, no, c'è un botto di roba. Appunti sulla sala delle prove. Il giardino e la sala delle prove devono essere collegati. Non solo dalla terra o dalla posizione, ma da qualcosa di più profondo. Dobbiamo sperare che le persone riunite nella sala delle prove resistano. Pridwen ha già notato i segni di conflitto. Un pomo della discordia. Una reazione così umana, forse ne abbiamo bisogno? Siamo rimasti immersi nei nostri pensieri troppo a lungo? Cupo. È pieno di altri dettagli. Narciso. Oh. Appunte sui cercatori. L'umanità è un peso, non un dono. I cercatori arrivano carichi di speranza, ma mi chiedo se siano in grado di carpire ciò che cercano. Settimana dopo settimana sono sempre di più. Alice, Mallory, Samuel, Balek, osservarli è affascinante. Ed è affascinante sapere che un misterioso desiderio di trovare qualcosa di più li ha condotti fino al nostro rifugio segreto. Quindi era un rifugio druidico segreto, ma qual è? Druido spettro? Giardino soffre. Pridwen. Porremo fine alla sua sofferenza, credo. Yes. Perfetto. Per le risorse. Siamo crudeli o siamo giuste? Siamo giuste. Poniamo fine alle loro sofferenze. Questo è il pensiero di Liliana. E ci deve essere un modo per salire? Tipo qua, sì.
Ecco, perché l'avevo notato il piano di sopra. Postazione alchemica. Pietra dell'anima. Carica una pietra dell'anima e non siamo mica su Oblivion. Cosa fanno le pietre dell'anima? Ad ogni uccisione, quando è completamente carica, viene distrutta e cura completamente salute e mana del giocatore. Simpatico. Gemma dei desideri da druido. Aumenta mana massimo di 15. Ok, liquore, tranello. Amico del druido. È una pozione. E dov'è? Ripristina il 50% del mana. Fortina, da usare. Il re è morto, viva il re. Dovrebbe. Quello sarebbe l'ordine naturale delle cose, ma ora ogni pietra che posiamo in questo giardino riflette una verità che non siamo disposti ad accettare. Questo terribile avvenimento ha frantumato il fragile guscio delle nostre convinzioni, lasciando esposte le piaghe purulente della nostra ignoranza. Eravamo convinti di conoscere l'umanità, ma ora mi chiedo se siamo solo echi di uno scopo perduto, aggrappati disperatamente all'illusione di un senso. Dobbiamo riscoprire la consapevolezza del ruolo che abbiamo in questo mondo. Carne, vino, narcisio, rosa. I lupi sono molestissimi. Gli interni in questo gioco hanno un'illuminazione forzatamente scura, che dico ci sta, ma avrei preferito qualcosa di più luminoso, perché per esempio qua c'è molta luce che arriva, però non si espande benissimo, non so come dire. Ho una sensazione un po' di fata del sangue, intruglio della strega devota, dell'idiota magico. Siamo noi l'idiota magico. Allora, la strega devota fissa vigore al 100% per 10 secondi. Fata del sangue causa berserk in un certo periodo di tempo. Dell'idiota magico conferisce uno scudo di mana per un certo periodo. Maggot dorato, cioè un insetto dorato. Ok. Amico del druido. Continuiamo a scassinare. Il primo colpo di nuovo. Che magico, matto. Che sono... Appunti sul mal sacro. Se volevo dire mandragora, massacro, eccolo qua. Non so se passarono mesi o decenni. Avevamo perso ogni cognizione del tempo. Ma sono certo del massacro. Non so cosa ci aspettassimo. Mallory rimase da solo nella sala delle prove. Le porte non si aprirono e per qualche motivo non riusciamo a forzarle. Quindi né in passato né nel momento in cui ha scritto. Il giardino si è impossessato di noi. Il saggio Dunaran ha lasciato andare tutta la sua umanità e ora non è che un guscio vuoto. È questo il destino che attende tutti noi? Il vizio peggiore dell'umanità è l'infinita ricerca di un senso dove non ve n'è alcuno. Condivisibile, ma diciamo proprio che sono stati resi in follia per arrivare a questo punto. E adesso scendiamo, non credo ci siano altre strade se non questa. Un bel cunicolo. Oh? Allora, è pieno di indicatori di nemici. Questo druido prega. Non c'è nessun io, nessun noi. Il giardino soffre. Vabbè, se soffre, allora facciamoti smettere di soffrire. Resina essiccata, intanto facciamo anche soldi. Facciamo una cosa giusta, cioè li liberiamo. Cos'è quella roba orribile? Cosa sei? Midollorrido. Dov'è il midollorrido? Imparentato con l'orrido arriccio. Ce ne sono diversi. Non è un brutto senza cervello. Non batte mai ciglio. Beh, direi non ne ha. Il suo occhio lattiginoso non si limita solo a osservare il bersaglio, ma lo trafigge. Un altro druido da seccare, ammazzare, mattissimo. L'ho perso, no, l'ho preso. Quanti sono? Sono tanti.
Chissà cosa serve l'occhio. Ok. Ci sono altre creature. È un bellissimo luogo. Ha delle vibe di Elden Ring, ovviamente. Con questo dorato. Non c'entra niente con l'ordine aureo. Però queste piante, il giardino. Ci sono un sacco di spettri weird. Mi piace molto la scelta di art design di questo luogo. Lo abbiamo shottato prima che usasse l'occhio, avete visto? Ma i miei summon decidono anche di fare qualcosa? Porsio. Liliania. Vuoi parlare con un altro druidio? Cosa gli è stato fatto? Che se ci pensate nella cutscene iniziale, che penso di aver tolto sempre per la musica eccetera, non è proprio iniziale, però quando passiamo dal sogno di Re Artù al dopo e si vede cosa gli succede, c'è una figura cornuta che fa un rituale. Che fosse un druido? Sicuramente sì. Gingillo del sangue per i prossimi 60 secondi ripristina il 100% di vita, ha detto. Che luogo strano, eh. Però prendiamo un sacco di ragnatele, rimedio aromatico, resina ostinante. Non ho ancora usato i rivestimenti per le armi per fare danno elementale, chiedo venia. Non è lo stile della Liliana. Cos'è quel coso? Ok, fermi. Non c'è altro, vero? Sì. Non attacca però. Ah, Pridewen parla. Grim, tetro, più che triste tetro. Mallory. Quindi sei un druido, ridotto malissimo. Però, chi sei? Che posto è questo? Tainted, contaminato. Come il Graal. Che genere di significato, maestro druido? Il ciclo eterno. Reinventare l'umanità. Dimmi di più riguardo alla resurrezione del re. Un abuso, un sopruso. Uno scherno all'esistenza, all'umanità. Quindi Artù è deteriorato. Hai trovato le tue risposte? Non è una bella risposta. Una commedia infinita è la tragedia perfetta delle nostre vite. Madness or weirdness. Quindi ci sono due... Potremmo farlo noi. Spiritualità 12 o più, mi prendi in giro. L'umanità ci rende vulnerabili perché è proprio l'elemento attraverso il quale possiamo soccombere alla corruzione. Dai, era una bellissima risposta. È possibile fare qualcosa a riguardo. Che fastidio. Perché ho messo il punto in robustezza.
Mm. one thing left to do. To bring it to an end. Porre fine a tutto. Come si può fare? There is a sealed gate. Beyond it lies something that must be destroyed. Whether to face this terror or not, the choice is yours. Un orrore. If you consider that to be your path, then here, take the seal. E se non facessi nulla? Forgive me, but I may not fully grasp your question. If you do nothing, then nothing will change. You may leave and allow things to remain as they are. But in time, it will all end regardless. Slow, inevitable demise. For in this world, all things move toward their end. Pesante come riflessione. Cos'è c'è esattamente oltre la porta? Abomination born from a futile and wasted life. The child of our vain pursuits. Ci ha dato il sigillo. Andiamo ad affrontare questo abominio, anche se potrebbe finire malissimo. Bello che venga ricordato sempre, c'è tragedia nella commedia e bisogna anche un po' ridere dell'oscurità dell'esistenza, che a volte non ha proprio significato se non appunto questo connubio incredibile di fatalismo e impossibilità della condizione umana. Comunque ha detto o dal weird o dalla follia, quindi ci sono più poteri. Sì, abbiamo capito, custode, ti levi? Ah no, vabbè, non ha niente da dirci questo druido, quindi poniamo fine e prendiamo i suoi funghi. Sì, pesantuccia come rivelazione, devo dire. Mi sto perdendo. Bei dialoghi, bella storia, una narrativa veramente impegnata e potente. Nonostante il basso budget, nonostante anche la semplicità di molti temi, l'ispirazione a cose già esistenti come il ciclo arturiano e compagnia cantante, hanno messo veramente tanto effort nel creare qualcosa di unico. Vabbè, andiamo ad affrontare la nostra triste e orrida sconfitta. Oh. Va a fuoco addirittura il suo sangue. Uff. Fa male, fa un sacco male. Ah, non possiamo uscire. Mannaggia, questa è impegnativa. E le nostre evocazioni sono bloccate di fuori. Per fortuna che questa spell fa un botto di danni. Ok, abominio ematico. Pietra del sangue, conchiglia insanguinata, lama del sangue maledetto. Ok, poteva andare molto molto peggio. Ho levellato abbastanza il personaggio. Non possiamo usarla però. Sembra l'arma di Abigor. È impregnata di sangue. Non la possiamo usare, quindi torniamo alla lancia comunque come arma corpo a corpo, che stiamo usando comunque pochissimo, anche perché voglio dire, questa combo tra questo bastone e la saetta, abbiamo anche il mana in riserva, però facciamo veramente tanti danni. Io tornerei qua, sì, a parlare con il druido. Abbiamo sconfitto l'abominio. Cosa c'è qui sotto? C'è qualcosa? Oh. Midol orrido. Forziere. Non ce la faccio. Dai, brava Liliana. Dopo il conclave, alchimia druidica. Amico del druido, pozione bacchetta riflettente. Abbiamo imparato, pozione caduta lenta, saltatore. Un sacco di roba abbiamo imparato. Bene, bene.
Molto bene. Tutte cose utili alle nostre ricerche magiche. Qui ci siamo già stati. Tesion. È esposta a molte cose importanti e gravi, Liliana. Quanto riuscirà a rimanere ancora frivola e baggiana invece che crescere in una strega matura e impegnata? Un altro druido. Ok. Resina giada. Occhio malvagio, pietra vivente, resina ostinante. Permette la risurrezione dopo la morte, ok. Talismano del druido. Riduce il costo in mana del 5%. Ok. Iniziamo ad avere un sacco di oggettini carini, però mi sto perdendo. Qui ci siamo già... È su di qua, giusto? Qua c'era un altro... No. Ho flashato cose, È qua, eccolo. Sì. Puzziamo di sangue. Purificazione. Il fiore sbocci in tutta la sua bellezza e muoia, come è sempre stato destinato a fare. Cercatrice. Lancia alata. Un sacco di XP per aver parlato con lui. Lancia alata. Ha 2 mani però. Aumenti i danni con meno del mana massimo. Ok. Carina. Molto druidica. E come si esce da qua? Si uscirà giù di là? Credo. Sì. Va bene. Allora taglio perché non credo ci sia altro, solo l'uscita. Eccoci qua, volevo tornare a Corni del Sud, ma poi mi sono ricordato di una cosa, che tutta quest'area non l'abbiamo esplorata, quindi converrebbe scendere da qui, che c'è anche un santuario druidico. Però prima dobbiamo affrontare, per fortuna la notte è passata, dobbiamo affrontare un po' di questi affogatori. Dove sono i miei lupetti? Doggiamo, vai. Guarda che roba. La baggiana è fortissima ormai. Ha ucciso così tanti mostri assurdi e ha fatto così tanti livelli che è un pericolo pubblico. Qui cosa c'è? Moneta, carne del weird, pozione, farina. Ok. Santuario druidico. Possiamo offrire un componente. Vediamo cosa possiamo... Pelle di cervo. Fasce della luna calante, esperienza. Vogliamo provare a pescare. Così, la butto lì. Una pescatina mattutina. Vediamo se mi ricordo come si fa. Per catturare un pesce, aspetta che abbocchi e premi. Lascia e tieni premuto il pulsante per non per tendere, per tenere l'amo all'interno della barra mobile finché il pesce non si stanca. Se non riesci a tenere l'amo all'interno della barra mobile, la lenza si consumerà fino a rompersi e il pesce si darà alla fuga. È molto semplice, magari richiederà molta fatica. In Early Access era un po' non bellissimo. Vedete, possiamo avvicinare la lenza, aspettare che abbocchi. Ci dovrebbe essere anche un plick, sentite il plick? Prima che arrivi, però quando abbocca il pesce si sente perché tira. Magari è un po' noioso stare a vedere qualcuno che pesca, però dai, Liliana si può meritare un po' di riposo, fare una pescatina così, serena, forse. Non si capisce. Abbocca o non abbocca? Fa pluck, pluck, però? Niente? Neanche un pesce. Riproviamo. Può darsi anche che dipenda dall'area, dall'ora della giornata, non lo so queste cose. Vado ad intuito. Ho visto che gli sviluppatori hanno messo un sacco di sistemi all'interno del gioco, però non sono super complessi o
misterici, basta prenderci la mano e usarli un po', ecco. Sono curioso di capire quanto tempo ci vorrà per pescare. È sempre una sfida alla pazienza, no? Però è sempre bello vedere che c'è la pesca anche in giochi che sono tutt'altra cosa che non un simulatore di pesca. Sea of Thieves, su PoE è un po' un meme, su Path of Exile la pesca. Però ce ne sono di giochi. Oh! Ecco, tira. Vedete? Lo dobbiamo stancare. I pallini sopra il pesce è il tempo che serve per farlo stancare praticamente. E dobbiamo tenere, ecco, bene la lenza così. Adesso l'abbiamo preso. Vedete, non è super difficile. Nuovo record! Abbiamo fatto un record. E abbiamo pescato del breme. Va bene, dai. Proseguiamo. Abbiamo fatto l'offerta druidica, abbiamo pescato. Adesso andiamo dall'altra parte della rocca. Chi è questo tipio? Un funghio. Drest. So much for a secluded cave-keeping visitor. Seems like there's no one on this island to hide in peace. Ti stai nascondendo? An important question. Do you have any food? Certo che abbiamo del cibo. Ma chi sei? Promise to answer all of your questions, no matter how annoying or asinine they might be. Asinine, ottusa. Bello. Any food? Scusate se lo dico perché su Total War Warhammer i guerrieri del caos dicono spesso Asinine Mortal, che vuol dire mortale, ottuso, rincoglionito, cioè che non sa di cosa sta parlando. Yes, food. That stuff you put in your mouth to make sure your body doesn't wither and die, you know? Fish, meat, vegetables. Bread with this. È un bel umorismo questo, vecchietto. Really. Va bene, dai, ti diamo del cibo. Gli diamo del cibo buono. Del filetto di pesce, l'abbiamo appena pescato. I'll be forever indebted to you, but don't expect much. The only payment I can offer you is seashells, or, you know, access to an infinite well of druidic. Antica sapienza druidica. You choose wisdom. Druidica, I collected scusate. seashells a few days ago after I feet. Mi piace questo personaggio. Ok, ci ha insegnato qualcosa di druidico. Much better at time. O ha mangiato? Non ho capito. Cos'è successo? Except you're still here. Oh no, don't tell me you still have questions. Sì, signor Drest, abbiamo un sacco di domande. Chi sei? Name is Drest and Appunto, Drest, adesso ce l'ha detto. L'eremita locale. Ah ah, non riesci a inventarti niente di meglio? understand your skepticism. Perché non dovremmo esserlo? Collect seashells and Parla con i granchi. crabs. What else could I be? Un druido. No, pazzo no, un druido. Didn't you know? There are no more druids. E intanto noi vestiti da druidi, ok, non è così reattivo il mondo di gioco, però ci sarebbe potuta essere un po' l'interazione. Avevo inizialmente pensato, però non è sviluppata. Easily overwhelmed the smell of Parla del conclave di fiamme, dato le fiamme. sky and reds and yellows for the entire night. Che brutto. Sembra quasi che tu fossi lì. Don't be silly. How could I have been there Quando è successo? years ago? Qualche anno fa. Sure. Mm. Don't remember. Can we change the subject? I'm sure there are more interesting things we could be talking about. Poraccio, va bene, non insistiamo. Ho bisogno di aiuto. Oh, I'm intrigued. Go on. What appears to be the problem? Ho eseguito un rituale presso un antico Cromlech e qualcosa è andato storto. Supposed to happen? Oh, don't worry, I'm not judging. What you do in your spare time is between you and your conscience. Ma non vedi? Siamo pieni di coscienza positiva, non siamo per nulla. Era solo uno scherzo druidico. Ah, one of those. They used to be very popular. Molto popolari, dici, Friends eh? of mine once spent weeks trying to decide what they thought would be the best prank in history. Migliore scherzi, ma noio. Spirit trapped and ready to summon. And they even came up with their own Una pozione dedicata. poor sods. Poveracci. Sembra una perdita di tempo. Cos'è successo? They decided to check if it worked.
Unfortunately, it turned out that the spirit was angry Ah, and that the un potion bello scherzo, insomma. acceptable to this day. I'm glad I was too busy to end up disemboweled on the forest floor. È stato fortunato diverse volte. Vabbè, gli diciamo del Cromlech. God's damned southern druids. Druidi del sud. What they were doing. Quindi tu non sei di qui. Don't worry, it's probably nothing a good. Nulla che una buona purificazione. Purificazione? Puoi farlo? I guess I could, but what's in it for me? Ah, la soddisfazione di fare una buona azione? Dull. No, No. keep trying. Del cibo. Ti diamo... Cosa ti diamo? Un pomodoro. Che poi, ecco, voglio cogliere un attimo l'occasione. Ve la dico fra un po' questa cosa. Pomodoro e patate, pomodoro. Talking about. If you don't mind, I'll take my payment up front. Tieni il pomodoro. Cromlech, I will need your assistance with the ritual. Ok, ci vediamo al Cromlech. No, perché questa cosa delle patate, vi dicevo, dei pomodori? Perché Avalon tecnicamente dovrebbe essere l'Irlanda, un'isola vicina, una piccola isola vicina, no? L'isola di fianco, materie, piante magiche curative. Cosa abbiamo trovato? Un altro ricettario, ma lo conoscevamo già. Quindi patate e pomodori arrivano dalle Americhe, a meno che Avalon in realtà non sia l'isola lontana, separata dalla terra natia. È un bello stretch. Probabilmente non c'entra nulla, hanno inserito patate e pomodori completamente a cazzo di cane, perché why not, sono buoni e tutte le ricette, è troppo complesso pensare magari a un sistema di cibi dove non ci sono questi elementi che ormai sono all'ordine del giorno. Magari gli scrittori polacchi non ci hanno neanche pensato, oppure, come voglio io credere e sottolineare, ci hanno pensato. E Avalon in realtà sono le Americhe, un'isola delle Americhe dove queste cose ci sono, ecco, boh. Vabbè, era uno stretch un po' un pur parler. Quindi adesso che l'ho fatto posso tornare alle mie mansioni di esplorazione con la Liliana. Qua mi ricordo che c'era qualcosa, sì, sott'acqua, questo me lo ricordo bene, c'erano delle casse. Questa, l'arco solido lo lasciamo lì, arciere tenace una pozione. Questa è facile, super facile. Monete, amico del druido e un granchio, benissimo. Non mi ricordo se c'era altro, forse sì, là dietro tipo, ma non c'ho voglia, proprio zero. Direi di andare giù di qua, chissà se c'è altro. Perché qua dietro finiamo nel villaggio portuale, in cui non siamo ancora stati, no, esatto, e vi ci volevo portare assieme alla Liliania a fare un viaggetto, conoscere tutti i cittadinzi. Ma io farei questa cosa perché mi avete un po' stufato, lupetti. Per ora ve ne andate al bar. Ok. Questo è un mercante che ve l'ho fatto vedere anche nei consigli, 10 consigli. Per iniziare a giocare Tainted Grail, The Fall of Avalon, spero vi siano piaciuti. Anzi, colgo l'occasione per chiedere ai pochi fedelissimi della visualizzazione delle mie serie di gameplay quali guide vorreste vedere per Tainted Grail nello specifico, ma anche per altri giochi, come per esempio Oblivion o cose del genere. Io ho delle idee, già sto pensando a cosa potrei fare in queste prossime settimane, a parte quello che sto già facendo. Vorrei anche dedicarmi prima o poi ad altri tipi di contenuti come analisi e recensioni, che però io prendo sempre non solo con un granello di sale, no? Proprio con un'impostazione diversa. Voglio prima finire al 100% un gioco, voglio sapere di cosa sto parlando. Io detesto, e se ci siete colleghi, non lo so se mi guardate, alcuni colleghi, io detesto il sensazionalismo e le opinioni a cazzo. Quindi fare una recensione con 8 ore di gioco, mi dispiace, vi voglio anche bene, a molti di voi, non fatelo, è una puttanata da pseudo giornalismo videoludico. Piccolo rant chiuso e finito, scusate. Bisogna sapere di cosa si sta parlando, almeno un centinaio di ore. Volete fare dopo 100-200 ore, fatelo. Prima
È proprio brutto, è di cattivo gusto, anche se lo fate di mestiere da anni. Giocatelo il titolo, cioè non è solo la prima impressione che fa. Ok, ho finito, davvero ho finito, basta. Dicevo, prima di tutto questo, mercante. Orla. Ah, addirittura, perché ce l'hai con Orla? Cos'è questa storia? Scusa. Ha rubato un contratto d'affari? Timberwall merchants. Everyone's always yammering about Timberwall. Timber this, timber that. Timber them all. Remember, Konak. business only with Connacht. Zero truffe. No bullshit. Non lo so, sei di Konak? Yes, Connacht. From a merchant family, to be specific. Oh, I've always wanted to join the Royal Geographers. Parlano tutti di questi cartografi. Luoghi inesplorati. Ah, ti sei preso una freccia nel ginocchio. I cartografi reali? No. Documenting all the lost and forgotten places, crawling through hidden caves, discovering old ruins. That's what Elisée and I dreamed. Elisée. Though only one of us got to live it. Chi è? Più di un'amica, direi, più di un'amica, sì. Long time ago, we were both snot-nosed kids who didn't know any better. We'd run around Connacht, drawing maps of every corner we could find. And on the farms, Elisée insisted on marking every stone in the field. My mother used to get on my ass for wasting so much paper and charcoal. È nostalgico l'amico, eh? Cos'è successo? Got in with the geographers, started running errands for them. Hai reagito male. Gelosia. Right after my accident, said some things I shouldn't have. You know how it goes. We stopped talking, and then she left Connacht. Non è così piacevole come sembra, è vero, l'esplorazione. Wouldn't know a good thing if it bit you right in the ass. Ma I swear, people these days. qual è la cosa più inaspettata di questo posto? First thing I did when I arrived. There's also a sunken village nearby. So I asked them what that one was called, and they said The Sunken Village? before it was flooded, and they told me Il villaggio? E poi è affondato? even work with that. Va bene. Dunque attiri potenziali clienti con la maleducazione, riesci a fare affari? Potential customers. Listen here, pal. Clearly you don't understand how trading works in a place like this. I've no idea where you come from, but here it's the potential customer who needs to pursue the Addirittura? that vendor decides to sell to them or not. It's the vendor who makes the decision, not the other way around. Ah, ho capito. People here do you think are offering to exchange goods for coins? I'll tell you, not many. Te lo dici tu. Commercia. Cosa vende sto Mister Minchia? Dello schifo vende. Vediamo noi di vendergli qualcosa. Abbiamo qualcosa da vendergli. Questo? Sì. E basta, in realtà, sì. Va bene. Ok, su da qua si va alla fortezza. Sono corretto? Dico il corretto. C'è anche un achievement da fare. Ve lo svelo perché l'ho fatto nella mia terza run che ho iniziato di recente. Praticamente se non andate da Odran, ma venite direttamente qua, adesso il Giampippo ci darà un paio di missioni che sono un tedio infinito da fare. Però se lo volete fare per l'achievement bisognerà aiutarlo 3 volte a riparare il villaggio. Andiamo a parlargli così ce lo dice lui. Oh, mother have mercy. Not another one. If I let you pass, will you promise not to tell anyone? Riguardo a cosa? Through the village? Ci siamo passati dal villaggio? Perché non dovrei dirlo a nessuno? I should have caught you right on the beach and asked what you're doing. And now that you're here, it's a bit late for that. Vero? It's just my luck.
Tiernan, they told me. Tiernan. Looking after a village full of old Vecchi bacucchi. very early retirement. They said. What a load of crap. Baggianate. È un insieme di baggianate. La baggiana ne sa qualcosa. Eating people. Poverino, dai. Che è successo di recente? Niente, non è successo niente, fortunatamente. Magari questo è il lavoro per te. But I can't just go back to patrolling the walls. Lo zimbello di tutti. Laughingstock. Sit here and hope everything works itself out. I mean, Prima o poi tutti devono morire. someday. Vero? It's me or them. At least my problems will be over. È un po' cupa come visione. Dicevi che c'è un rifugiato che morde le persone. To be fair, he only bit one person. Un custode. It was a keeper. I know Mahone can be a piece of shit. Mahon. Beh, sì. God, Il nome promette un po' questo, dai. we're sick. And Haber's got no clue what's wrong. Which is the only reason that refugee is a È ancora in vita. So, he's sitting in a cage. In una gabbia. Ah, ecco chi erano quei due là nell'angolino. Avete notato con la coda dell'occhio. In the middle of it all. In un inghippo. Beh, ti possiamo dare una mano. Però cos'è successo al pontile? Just old wood. Honestly, it's the least of my problems. But I've got no way to fix it. Dara's always busy with his lighthouse, and every time I try Dare il faro. Dovremmo andare anche al faro. I can't even sneak out to the tavern because last time some rich bent started Una ricastra. Here smells Tutto puzzava di pesce. It's a seaside village. Di cosa- Geniale. Posso aiutarti a ripararlo, sì. Sì, non vedi che belle spalle che ha la baggiana? Andiamo a fare un po' di sfacchinaggio di legna, dai. Huge. There are bigger problems, but it'd be a start. È un inizio. Truth be told, I don't know why they want it so badly. Nessuno qui ha una barca. Nobody here even uses boats. Well, you know how it is with old folks. Once they get fixated on something, Sì. there's no point in arguing. So bene di cosa si sta parlando. If I could, Ci pagheresti. this was supposed to be my job. The budget's long gone. Decorazione di interni. I could teach you a thing or two about home decor Home decor. and keeper knowledge, but well, we all have our secrets. Ti interessa la decorazione di interni? Che cosa sei? Un designer di interni. Station at a glorified fish bucket. I've got a thing for furniture. The only thing more mismatched than the barracks around here is my È geniale questo NPC. like imagining places where things fit, where chairs don't wobble, tables don't look like someone hacked them together with a dull axe, and beds. I letti che non ti uccidono nel sonno. Non avrei mai immaginato che ti piacessero i mobili. Like a secret I broadcast. Most folks see me as Tiernan the Grumbler. I brontoloni. We've all got something that keeps us sane, right? Vero? Mine just happens to be daydreaming about nicer chairs. Dimmi di più riguardo alla ricastra. Oh, she's a real piece of work, that one. Her name's Lady Elisa. She came here with her husband. Poor man. Poveretto. You know, sometimes I regret not getting married. But if I had a wife, I'd just end up being a keeper all over again. Va bene, e lui vende appunto tutte cose per la casa. Da lui torneremo in futuro, costa anche un sacco di soldi. Allora, dicevo, l'achievement, praticamente bisogna riparare tutto per lui, dopodiché passare da qua, così non si arrabbia con noi perché lo abbiamo aiutato. Passando da qua senza far aprire il cancello ad Odran si fa l'achievement. Così, giusto per dire. Allora, qua ce ne sarebbe di roba da fare, eh? Ci sarebbero veramente tanti NPC con cui parlare. Però direi che per ora possiamo accontentarci così. Abbiamo fatto un po' di cosine. Episodio abbastanza tetro all'inizio, che mi piace chiudere in un ambiente più pulito, più luminoso, speranzoso, anche se è un villaggio costiero pieno di vecchi, mezzo distrutto, e non è neanche il villaggio principale, perché a quanto pare il villaggio vero, quello che è stato creato da Seawall quando tutto è iniziato,
è lì dietro, dall'altra parte. Qua ci siamo un po' passati, ci sono passato più che altro io off screen quando mi si è faccata completamente la registrazione. Il villaggio sommerso era il vero villaggio, quindi questo è un villaggio collaterale. Per tutti quelli che dicono ma Fall of Avalon ha pochi NPC eccetera eccetera, hanno tutti delle abitudini, quindi fanno le cose in un determinato modo, sono programmati ed è normale che siano pochi. Non è il momento della prosperità di Avalon, è il lento decadimento. Siamo arrivati alla fine del ciclo. Su Oblivion Remastered, su Skyrim, su altri giochi del genere, escludendo Fallout e compagnia, ci sono degli ambienti vivi e secondo me non abbastanza ricchi di NPC ancora, perché lo vuole l'ambientazione. Qui l'ambientazione è cupa, è così per un motivo. Comunque mi sto perdendo. Con la Liliana Baggiana da The Fall of Avalon, anche oggi direi che posso dirmi out. Questo è quanto. Alla prossima, avventurieri ed avventuriere.